Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, anche ascendente pesci, anche luna e Venere in pesci. Oggi andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore. Lo facciamo con un approccio sciamanico immaginale, ossia con l'approccio vero, autentico, che ti permette di cooperare con quello che è già previsto per te, come ti ho spiegato nel video Destino o Libero Arbitrio. Allora, il destino è già previsto, va bene? Non puoi cambiare il tuo destino, ma puoi cambiare con tuo libero arbitrio gli effetti di quel destino, cambiando il destino. Per la mente è una contraddizione in termini questa cosa, ma come migliaia ormai state sperimentando di voi, state cambiando gli effetti del vostro destino, cambiando l'approccio a come ti relazioni a quegli eventi. Allora oggi lo spirito ti parlerà di cosa sta per accadere a livello di destino nell'amore e ci informerà come cooperare con questo destino affinché tu possa realizzare il vero amore. Va bene? Lo facciamo attraverso un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Lo facciamo con le carte danzanti, la musa bisbiglia, gli oracoli spagnoli, i miei oracoli lui lei e i tarocchi. Allora, iniziamo, mettiamo il mio promemoria qui. E partiamo da questi oracoli e chiediamo cosa lo spirito ti vuole dire adesso a prescindere. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, bellezza, gioia condivisa, libertà e tanto amore. Cosa lo spirito ti vuole dire adesso? Pesci. Avanza per un altro cammino. A volte prendere il cammino più largo è come incontrare un tipo migliore di storia, di romanticismo. Chi è che si sta incaponendo di voi su qualcosa? Con sforzo, con analisi. Allora, lo spirito ti sta dicendo che c'è qualcosa di meglio di quello a cui stai pensando. Si riferisce soprattutto al modo di amare, al di là se è una persona o meno. Vai da un'altra parte, ti sta dicendo, ed è rispetto al modo di amare. Allora, noi crediamo che l'amore sia controllo, possesso, no? Noi, la mente razionale, ormai noi abbiamo capito che non è così e ci adoperiamo ogni giorno per andare incontro alla grande verità dell'anima. E allora ti stai incaponendo su qualcosa o su qualcuno in modo analitico, in modo oppure sull'amore. Stai pensando cose sbagliate di te. Questo è il senso vero di questa carta. Stai pensando cose sbagliate dell'amore, della prosperità. Stai pensando come la mente razionale pensa. La mente razionale è progettata per analizzare, per controllare, per prevedere e chiude le porte alla vera prosperità, alle infinite possibilità. E questo è il modo errato di percepire la vita, l'amore e la prosperità. Allora ti sta dicendo di prendere un altro cammino e adesso con le carte danzanti andiamo a vedere qual è il nuovo cammino o cosa ci vogliono dire poeticamente queste carte per questo nuovo cammino. Altro cammino. La tua intuizione lo sa già, però qua c'è un bellissimo gattino. La tua intuizione lo sa già quello che ti sto dicendo, Interpreta un solo strumento presente nella musica, bellissimo. Il tuo corpo è uno strumento musicale. Quante volte sentiamo magari una musica
un bel pezzo o un pezzo musicale e non riusciamo a distinguere bene gli strumenti. Non so se ci hai mai fatto caso. Allora, quando feci questa pratica bellissima di sentire un pezzo musicale, una canzone, qualcosa, e di saper distinguere la chitarra dal violino, piuttosto che dal pianoforte, piuttosto che dal sax, piuttosto che dalla batteria. La batteria la riconosci, è quella più forte, no? Ma ci sono degli strumenti a volte nei pezzi musicali, nelle canzoni, che sono i più importanti, ma quasi non li percepisci. E allora è come se ti dicesse: non stai sentendo la voce dell'anima in questo momento. Allora, affinché tu la possa sentire e svegliare la tua intuizione, fai questa pratica con una canzone. Qualsiasi canzone. Cioè, proprio qualsiasi canzone. Magari farla per 2 minuti che dura la canzone, 3 minuti che dura la canzone. Prova a percepire uno strumento musicale, perché lì, in questa pratica che fai, tu percepisci qualcosa che è già dentro di te, ma che la voce della mente, il ruminare della mente non sta riuscendo, ti sta occultando. Allora, prima di fare questa pratica, sapete che le pratiche sono fondamentali, lo dirò fino alla fine dei miei giorni terreni e continuerò a dirlo anche nei miei giorni divini. Mettiti a mani giunte e di: Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere le tue parole a mezzo dell'intuizione. Allora tu, facendo semplicemente questa pratica, riconoscerai la voce del maestro, ti arriveranno delle idee, ti arriveranno intuizioni, ok? E c'è una parte del tuo corpo che magari non ti piace, che ha a che fare con questa cosa. Perché tutto ciò che noi non accettiamo del nostro corpo sono... Il nostro corpo è il Dharmakaya, cioè il corpo degli insegnamenti del Buddha, e sia tutto quello che vediamo, tutto quello che percepiamo, quindi anche il nostro corpo si chiama il Dharmakaya, gli insegnamenti del Buddha. Allora, abbiamo il nostro corpo perché attraverso questo corpo tu puoi realizzare la missione dell'anima, senza cercare di modificare i tratti somatici, eccetera. E ci vuole grande coraggio. Allora c'è una parte del tuo corpo che chiede di essere abbracciata, che la stai rendendo quasi invisibile. Non vuoi mostrarla, ti vergogni. Allora, a mezzo di questa pratica, tu riuscirai anche ad abbracciare quella parte del tuo corpo. E c'è un'altra meditazione bellissima, meditazione guidata farà impazzire il mondo, che ho messo su questo canale, nella sezione meditazioni guidate, per completare questo rituale, ok? Adesso andiamo a vedere i tarocchi cosa ci vogliono raccontare in merito. Allora, quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita? Quale spirito? Quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita? Quale spirito? L'amore. Sta bussando proprio l'amore, la piena accettazione di te e dell'altro, la piena realizzazione amorosa. Sta già bussando il tuo amante mistico spirito guida in forma incarnata con qualcuno. Io non lo so se già lo conosci questa persona o non lo so, può darsi che stia arrivando adesso, perché è proprio qui, c'è il 2 di coppe, è un arcano minore, cioè rappresenta la materia, la forma visibile. L'energia d'amore che sta bussando alla porta della tua vita è l'amore.
e la piena accettazione di quella parte di te che non ti piace, dove puoi farla vedere, mostrare, ti senti amata, ti senti compresa o compreso, ma solo nella misura in cui tu l'abbracci quella parte puoi riconoscere l'apertura dell'amore dall'altra persona nei tuoi confronti. Ok? Vediamo come potrebbe manifestarsi concretamente, anche se ce l'hanno già accennato, attraverso quale evento o persona questa energia potrebbe manifestarsi. 2 di spade, come se non lo vedessi, come se allora potresti avere dei dubbi in merito a questa persona inizialmente, o perché ama totalmente quello che sei, o perché potresti avere dei dubbi proprio perché non ti stai amando, non ti stai accettando. O è un evento che ti dice sospendi il giudizio. È un evento che non ti permetterà di giudicare, ti verrà naturale non giudicare, oppure lo farai e c'è un evento che ti può mettere in crisi. Questo è in crisi mentale, solo mentale. Nel dover prendere una decisione, nel dover prendere questa decisione qui. Ci fosse una scissione, no? Una dualità qui. Perché questo evento arriva? Quale insegnamento vuole portarti questo spirito? Per amarti, per portare... Questo spirito vuole insegnarti il fatto che non devi lottare per essere amata o per essere accettata o accettato. Il 6 denari è l'equilibrio, no? L'equanimità, l'essere in equilibrio, il giusto dare e il giusto avere. Questo evento arriva, questa persona arriva per farti capire che non devi lottare per essere accettata, non devi dare oltremodo, cioè devi dare il giusto, quello che senti, non per farti amare. E quindi questo evento arriva per farti capire che finalmente ti puoi rilassare. Non devi nascondere chi sei, la tua parte più profonda, la tua fragilità. Ed ecco che si delinea ancora meglio, vai per un altro cammino, no? Cioè, ti ho detto che parlava dell'accettazione o giù di lì, ti ho detto, no? Già. Arriva affinché ci possa essere un reciproco potenziamento con l'altra persona e non un reciproco depauperamento, dove magari uno dà di più e l'altro dà di meno, mi spiego? Sì. Vediamo dove rischi di opporre resistenza. Cioè, andiamo a vedere il mito sociale. Quale atteggiamento potrebbe impedirti di cooperare con questo destino? Quello di cercare di portare avanti, secondo una direzione egoica, la relazione. Il carro è una carta bellissima, però messa in questa posizione è come se mi dicesse il tuo ego potrebbe prendere il sopravvento e voler dirigere la relazione e non farsi dirigere dalla relazione stessa, mi spiego? Perché rischi di opporre resistenza laddove tu potresti avere un atteggiamento che vuoi mandare tu a destra o a sinistra la relazione, invece di affidarti alla relazione stessa, all'evento e lasciarti trasportare. Ok. Come puoi allearti con questo evento? Come puoi cooperare con ciò che sta arrivando? Smetti di credere che la relazione la devi portare avanti tu. Smetti di... Il 10 di spade mi parla di vecchie ferite in cui hai fatto sempre la stessa cosa nelle relazioni. Allora come puoi allearti con questo evento? Affronta tutto il dolore del passato con un grande abbraccio. Emao, uketamo, ti includo, ti accetto, do un posto nel mio cuore a tutte le volte in cui ho cercato di essere amata, di essere accettata, scendendo nel baratro. Puoi allearti con questo evento guardando in profondità questo dolore e dargli onore e trasformarlo come il tuo più potente alleato. È la resa dell'ego. Come se l'amante mistico, il tuo spirito guida ti stesse dicendo: per ricevere questa bellezza che ti sto mandando devi smettere di combattere una battaglia che è già finita.
lascia morire il vecchio modo di amare, dagli una bella benedizione. Non la relazione, che può già esistere in questo momento, ma il modo. Come ti dicevo già all'inizio con questa carta, l'avevo già capito. Cioè, puoi cooperare. Allora, noi stiamo facendo una tarologia co-creativa. Se non lo fai, riperpetui le stesse cose, d'accordo? Allora, puoi cooperare con quello che sta arrivando accettando che una parte di te finisca il suo viaggio, cioè questa parte di te, quella parte che ha bisogno di difendersi, di avere sempre ragione, di guidare le cose, di controllare gli eventi o di rivivere vecchie storie. Il destino ti sta chiedendo non di perdere qualche cosa, ma di lasciare andare quello che ha già concluso il suo compito nella sua vita. Cooperare con questo evento significa permettere che cada l'immagine che avevi tu dell'amore, così da poter incontrare l'amore reale che eccolo sta già qua, molti di voi ce l'hanno già. Quindi a volte soffriamo non per ciò che accade, ma perché ci relazioniamo a quello che accade con vecchi parametri di riferimento, perché continuiamo a stringere una storia che è già finita dentro di noi, un vecchio modo di essere. Quindi l'amante mistico ti invita ad avere il coraggio di morire simbolicamente. Qua ti invito dopo questa pratica a fare il rito di morte e rinascita che trovi sul canale. Ogni grande amore richiede una piccola morte. La morte delle vecchie paure, delle vecchie maschere, delle antiche difese. Solo ciò che accetta di morire può rinascere in una forma autentica. Cioè, non devi avere paura di quello che si conclude dentro di te, perché l'amante mistico non ti sta togliendo qualche cosa, sta creando lo spazio perché un amore più vero possa finalmente abitare il tuo cuore. E la più grande cooperazione con il destino adesso consiste nell'avere il coraggio di lasciare andare ciò che non sei più. Deporre le armi. Smetti di combattere il passato, pacificalo. Allora l'energia che prima era impegnata nella difesa del tuo passato, che significa nelle tue vecchie dinamiche, torna disponibile per accogliere il nuovo. È proprio qui, è proprio in questo momento che il 2 di coppe si esprime in tutta la sua promessa iniziale, mi spiego? Qua c'è il 10 di denari, forse la conclusione di una vecchia storia, di un vecchio matrimonio, di un'idea di stabilità con una persona che ti eri prefissa, non lo so, o un vecchio modo di relazionarsi alla stessa persona. Vediamo adesso quale dono nascerà se accogli questo spirito, quale trasformazione può nascere da questa alleanza con il destino. Una nuova visione, il 3 di bastoni mi parla dell'apertura, del respiro, wow, finalmente! Il dono che nasce se accogli questo spirito è un viaggio verso la vera felicità autentica. Il 3 di bastoni mi parla dell'espansione, di qualcosa di nuovo. Non sai dove stai andando, ma tu lo senti dove stai andando. È la gioia che nasce per il nuovo mondo, per il nuovo modo di fare, di essere. Il dono più grande che poteva esistere in questa lettura. Bellissimo. Qual è il messaggio dell'amante mistico? Cosa vuole dirti attraverso questa esperienza d'amore? Che tu, se mi segui questo passo, rinasci come l'araba fenice, il giudizio. Guarda come sei bella o bello. Le trombe del destino suonano per te e rinasci come l'araba fenice. Il messaggio dell'amante mistico è questo: seguimi in questa rotta e vedrai il paradiso. Sei proprio chiamato a fare questo. Cioè, l'amante mistico ti sta chiamando a una rinascita, cioè questa esperienza d'amore non arriva soltanto per farti incontrare la persona, ma per risvegliare, qua c'è il giudizio,
una parte di te che da tempo aspettava di tornare alla luce. E ti dice non avere paura di rispondere a questa chiamata, perché ogni vero amore è anche un invito a ricordare la tua natura più autentica. Smetti di chiederti perché ti è accaduto tutto questo. Comincia a chiederti verso chi ti stava conducendo, non verso una persona soltanto, ma verso te stessa o te stesso. Samasati, ricorda chi sei. Lascia morire ciò che non sei più, ora alzati e rinasci, ti dice. Allora l'amante mistico ti sta dicendo che non sei arrivato fin qui per ripetere il passato, ma per rinascere nell'amore. Ogni ferita che hai attraversato, ogni attesa, ogni incontro, ogni addio ti hanno preparato a questo momento. Ascolta la chiamata della tua anima e rispondi con fiducia, perché il destino non ti sta chiedendo di diventare qualcun altro, ti sta invitando a ricordare chi sei sempre stata o stato. Mi ha ammutolito questa lettura. Vediamo cosa ti dice l'altra persona con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Aiutami, ti prego. L'amante mistico ti sta chiedendo aiuto. Aiutami a riconoscere chi sei. Aiutami affinché tu possa riconoscerti. Te lo sto gridando in tutti i modi, ti sta dicendo. L'altra persona probabilmente vuole che tu comprenda alcune cose o vorrà che tu comprenderai alcune cose di questa persona. In quella cosa lì c'è tutta la lettura che abbiamo fatto. Ok? Vediamo ancora. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Allora, l'altra persona è perfettamente cosciente della tua preziosità. Samasati, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. Ma tu, quanto ti tieni stretta o stretto? Cioè quanto tu riconosci chi sei. Mi spiego? Ancora. Sono uno stupido. Allora qua la persona si rende conto del tuo valore perché tu riconosci il tuo. Se la conosci già, questa persona si rende conto del tuo valore perché tu riconosci il tuo. È bellissimo. Vediamo cosa ti dice le carte della Musa Bisbiglia. Cosa ti dicono? Di sì, incredibile, a quello che ti si presenta. Ragazze mie, e ragazzi, se non è bella, cioè se non è chiaro questo, di sì a quello che ti si presenta. Di sì e basta, mi offro, vado a godere. Ok? Allora, io non aggiungo nient'altro, le carte sono state esaustive fino all'inverosimile. Io concludo qua e ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.